schiere angeliche, 3 livelli, sì. giusto? Possiamo metterne anche 4. No, mi fermo a 3 allora. C'è un livello angelico tridimensionale come noi, c'è società ancora fisiche come noi, solide. Quindi la quarta vera dimensione, questa? La vera quarta dimensione? La vera quarta dimensione cosa? Questi che sono come noi? No, quelli sono terza dimensione avanzata redenta. Sono fisici ma sono già nella confederazione, però sono angeli di terza dimensione. Quindi quello che mi chiedo è quando noi nella conoscenza o concezione sbagliata che avevamo, angelo custode, ci si riferiva a qualche cosa di questo o ci si riferisce, oppure a quello che possiamo dire guida che ognuno di noi ha? Quale delle due è? Sì, noi dovremmo abituarci, quando prendiamo in esame un qualsiasi oggetto di analisi, a trovare la risposta attraverso l'evidenza dei fatti concreti che abbiamo intorno. Ergo, considerando lo stato del pianeta, la condizione di vita della media degli esseri umani, dove sono sti angeli custodi che guidano qualcuno? Se ci sono, minimo ancora non hanno la patente. O sono dei totali deficienti. Ergo non ci sono. Cioè, quindi quel concetto pedisequo e stupido dell'angelo custode che abbiamo tutti è semplicemente una sciocchezza, perché se no significherebbe che gli angeli custodi sono degli incapaci. Quindi l'angelo custode esiste come esiste il diavolo custode. Quindi noi siamo soggetti a queste due attrazioni, a questi due magnetismi, che tendono a cercare di polarizzarci verso dove stanno loro. Quindi, siccome l'umanità ama baciare le chiappe di Satana, la stragrande maggioranza dell'umanità è letteralmente posseduta da entità demoniache. Per ovvie ragioni, l'entità ti domina. Perché ti domina, Ennio, l'entità? Perché l'essere umano che è nella condizione del libero arbitrio è ancora un ignorante. Quindi colui che è libero arbitrio e non sa esercitare una scelta consapevole è per ovvie ragioni un ignorante, perché se fosse un sapiente saprebbe bene cosa scegliere. Quindi la condizione tanto esaltata del libero arbitrio dell'uomo, che nei film, nei romanzi ce la invidiano gli angeli, ce la invidiano tutti, in realtà è una scemenza, una fregatura, il solito inganno satanico. Il libero arbitrio è un orpello di cui ci dovremmo liberare al più presto. Quindi l'uomo ignorante nel libero arbitrio va dietro le cose più allucinanti, non è in grado di gestire la sua vita, non sa distinguere. Quindi la maggior parte degli esseri umani è letteralmente posseduta da un demone, solitamente più di uno, perché ciascuna entità si aggancia a ogni specifico vizio. Quelli che hanno l'angelo custode sono quelli che scelgono una vita di bene. E quindi si polarizzano. Quindi o cedi il libero arbitrio a Satana o cedi il libero arbitrio all'angelo. Non esiste l'essere umano che sta lì ancora indeciso. Quindi il libero arbitrio è ancora la facoltà, per ignoranza e mancanza di esperienza, di pendolare tra le due forze, fino a che ti polarizzi. Cioè c'è una guerra tra le legioni angeliche e le legioni demoniache per conquistare spiriti. Noi siamo l'ambita preda, la cavia che loro cercano di catturare. L'angelo e il diavolo. Vince il diavolo, ma alla grande. Quindi ci sono quelli che hanno gli angeli custodi, ma sono quelli che hanno scelto la via del bene. Quando si polarizzano nel bene, adesso ve lo spiego scientificamente, la polarizzazione
La polarizzazione determina una condizione vibratoria, frequenziale dell'anima e dello spirito. Quindi, più tu sei polarizzato e cresci nel bene, questo processo interattivo con la creazione, sì, nostri simili compresi, ma anche il mondo vegetale, animale, eccetera, determina un aumento frequenziale del nostro campo e del nostro spirito, cioè nostro. Quindi l'aumento di frequenza più sale, a un certo punto Satana non può entrare perché Satana vibra a una frequenza bassa. Quindi appena lui si avvicina a uno che vibra a frequenza alta, è come toccare una piastra di ghisa arroventata, si brucia, non ce la fa entrare, che trova una frequenza talmente forte che lui non ci entra. L'essere che vibra a quella frequenza non lo sopporta Satana. Satana può anche entrare perché comunque abbiamo le nostre debolezze umane, ma non gliela fai, cioè dopo un po' lo devi sputare fuori perché è incompatibile con la tua frequenza. Cioè la spiritualità è una scienza, non la demenza dei credo, anche quelli della New Age o delle comari che mettono luce e quindi non ci sarà la terza guerra mondiale. Ma che è? La mutazione di frequenza si ottiene soprattutto con le opere di bene. Le meditazioni yoga, i mantra sono una spruzzatina, sai quando bagni la mano nell'acqua e fai così? Ecco, sono una spruzzatina d'acqua in una giornata d'agosto a 45 gradi. Fare il bene, impegnarsi nel sociale, nella legalità, nella divulgazione delle verità cristiche, accusare il male, quello è tuffarsi in un mare d'acqua freschissima e pulita. Lì la tua vibrazione schizza altissima, non con le meditazioni comode negli istituti yoga profumati con tutti gli incensini accesi e poi ti fai il bagno del sale, no? Quindi l'angelo custode certo che esiste, ma hanno poco lavoro, non c'è nessuno da guidare. E quindi fa parte della parte extraterrestre, così ci capiamo forse meglio. Allora, dobbiamo distinguere, Ennio, la parte extraterrestre è soprattutto quando noi parliamo di extraterrestri, che sono comunque angeli, cioè sono messaggeri di sistemi scientifici e sociali evoluti. Cioè portano quel messaggio lì, portano un messaggio di evoluzione, pace, amore, fratellanza e godimento della creazione, perché è il dono che Dio ci fa. Gli angeli custodi sono la quinta e la sesta dimensione. Ecco, questo volevo arrivare a capire. Diciamo che quelli della quinta e della sesta dimensione, che sono i cherubini e i serafini, sono gli organizzatori, soprattutto quelli della sesta dimensione, sono la gerarchia direttiva. La quinta è una gerarchia intermedia perché quelli di quinta entrano e vivono simbioticamente con esseri umani e quindi sono anche operativi ma in una forma particolare. La quarta e la terza dimensione sono esecutivi. Quindi loro possono ricevere un programma, un ordine dai loro superiori, che sono la quinta e la sesta dimensione, e dicono: guarda, in Italia c'è Ennio, vi diamo l'incarico di seguire e tutelare Ennio. Quindi non è che l'angelo custode è uno che ti deve stare di fianco con le luce, ma tu vieni messo sotto costante osservazione 24 ore su 24, vieni monitorato, quindi ti viene assegnata una struttura tecnologica, le sfere di luce per esempio, che 24 ore su 24 inviano dati all'astronave che elabora e con le loro strumentazioni o anche influssi di pensiero ti ispirano a fare delle cose, ti guidano. Questa guida serve per portare Ennio ad una condizione di polarizzazione stabile,
dove comunque sono concesse per tolleranza piccole debolezze umane, ma tu vai sotto deroga della legge karmica, perché è quello che chiede Cristo. Nel Vangelo di Giovanni lo spiega benissimo. Padre, questi sono nel mondo, ma non sono del mondo. Te li affido, consacrali nella verità. Siccome Cristo è il legislatore, perché in realtà il Padre Adonai, ci dice la Sacra Scrittura, è andato a riposarsi, nel senso che ha ceduto il governo del sistema al figlio, ma ovviamente rimane lui il capo. Quindi Cristo, che può legiferare, ma per rispetto gerarchico chiede sempre. Quindi lui rispetta il padre, anche se Cristo potrebbe farlo senza problemi perché nei suoi poteri. Però nel padre, siccome c'è il potere superiore, il padre può togliere al figlio il potere, cosa che fa, come ho detto, nel Getsemani. Cioè lo lascia umano perché Cristo doveva dare il segno all'umanità e al padre stesso del suo potere di superare la morte anche nella carne. Va bene? Quindi l'angelo custode è una tutela, quindi nel momento in cui noi ci polarizziamo, veniamo subito messi in deroga dalla normale legge di causa-effetto e la tua prestazione d'opera verso il progetto divino viene ricompensata con una tutela anche fisica. Cioè tu te ne puoi fregare delle scie chimiche, del 5G. Per questo gli extraterrestri non danno messaggi su ste robe. Perché c'è un'altra logica ancora peggio. Satana è il mentitore, è il bugiardo per eccellenza. Quindi Satana, che promette all'umanità il godimento, il piacere, la felicità, ti sta mentendo. Quindi Satana all'umanità gli sta dando una sola cosa, la morte. Non gli darà quello che l'umanità vuole da lui. Quindi, siccome l'umanità sceglie Satana perché vuole quel tipo di premio nella materia, non sono in tutela. E quindi, siccome sono conformati al sistema, all'ideologia di Satana, Satana li uccide. Quindi le scie chimiche, il 5G e tutta sta roba è per l'umanità conformata. Cioè gli adoratori di Satana ne subiscono le angherie. Chi serve Cristo è tutelato da una scienza che qui non te la puoi manco immaginare. Chiaro come funziona? Ecco perché non ci sono messaggi extraterrestri sul 5G, sulle scie chimiche e su altre cose. Le accennano ogni tanto, ma en passant. A loro interessa un'altra cosa, che noi ci schieriamo con Cristo. Questo gli interessa. Parlano soprattutto di questo e poi anticipano anche quello che accadrà, anche a livello negativo, ma non entrano nel dettaglio, non gliene frega niente. Cioè tutta sta esaltazione, anche fanatica, e le scie chimiche, e il 5G, e si vive sempre immersi in tutto questo. Facebook è un enorme cimitero dove è palese la morte totale della mente umana. Tutti lì a parlare del 5G e che ci sono le scie chimiche. E non è lì il problema. Noi non abbiamo potere su quei problemi. Noi abbiamo potere totale di riformare la nostra vita, metterla in quella condizione positiva e a quel punto li abbiamo fregati tutti. Vai sotto tutela. Ciao ciao e li saluti. Chiaro, amici? Cioè la spiritualità deve essere un fatto concreto nella vita, non illusioni emotive di pseudo-paradisi che non esistono e che sono solo inganni di Satana.